Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Mentre la partita del Camerun contro le Mauritius 0-0 a fine primo tempo, con Anghissà ancora in panchina perché non è partito dall'inizio e speriamo che non entri nemmeno nel secondo tempo, così stiamo tranquilli. C'è un'Italia che vorrebbe di tanto in tanto il Napoli penalizzato sempre per quanto riguarda la faccenda Osimhen, e il Napoli deve comunque difendersi ogni volta nel far capire determinati concetti che a quanto pare non sono chiari a un bel po' di persone. Focus infortuni per quanto riguarda il Napoli, perché non possiamo tirare ancora conclusioni stando alle dichiarazioni di addetti ai lavori, ma ci arriviamo. Facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va e se passate per la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Detto questo, la situazione Osimhen è il caso plusvalenze, che poi non si dovrebbe chiamare così perché non c'è praticamente niente, e noi siamo sempre qui di tanto in tanto a doverlo ribadire perché ci sono alcune orecchie che non vogliono sentire, che vorrebbero un Napoli penalizzato. Ma io, come dico sempre, in questa gestione Aurelio De Laurentiis, e speriamo che continui a lungo la gestione del nostro presidente, non ci sarà mai trippa per gatti, carissimi ragazzi, e le cose verranno fatte sempre e comunque nel rispetto delle regole. Il collegio difensivo della società sportiva Calcio Napoli SPA, esprimendo nel contempo stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine che per la loro natura avrebbero dovuto rimanere riservati e la cui pubblicazione viola espressamente il divieto stabilito dalla legge, contravvenendo ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa, si esprime il riferimento degli avvocati Gino Fabri Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada è relativo all'articolo pubblicato dalla Repubblica sulle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini sulle procure plusvalenze nell'acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dall'Lille. Per i legali si tratta di frasi estrapolate da un contesto dialettico ben più ampio che, solo se considerato nella sua interezza e con serena obiettività, consente di coglierne il reale significato. I legali sottolineano inoltre che ulteriore dimostrazione della totale irrilevanza ai fini accusatori delle frasi riportate nell'articolo, giova rilevare che gli stessi interlocutori richiamati dal giornalista sono stati ampiamente sentiti dai pubblici ministeri, e ciò unicamente in qualità di persone informate sui fatti, e in quella sede hanno fornito spiegazioni puntuali, chiare e convincenti, tali da escludere qualsiasi effettiva rilevanza probatoria delle stesse. Quindi, carissimi ragazzi, non c'è praticamente niente, senza che vi attaccate. A tal proposito, ovviamente, c'è l'avvocato Pisani che fa anche lui il punto della situazione, però dice: riapertura indagini, tutte fake news, vogliono destabilizzare. Carissimo avvocato, noi diciamo che la canzoncina l'abbiamo imparata molto ma molto bene. Di tanto in tanto, perché il Napoli dà fastidio, cercano di portare l'attenzione da qualche altra parte, dove però non c'è praticamente niente. Oggi su CRC, radio partner dell'SSC Napoli, è intervenuto l'avvocato Pisani. Di seguito le sue parole: caso plusvalenze Napoli, tutte fake news. La notizia che ha lanciato Repubblica serve per disturbare la realtà e creare un'informazione fuorviante, mettendo voci ad arte in campo per confondere e creare caos nell'ambiente azzurro. La giustizia sportiva conta di più di ogni altra forma di giustizia in campo, ed essa si è già espressa sul caso plusvalenze del Napoli. Mi sento di dire che ben vengano ulteriori indagini, ma ad oggi non c'è alcuna novità né problema che possa toccare la società azzurra sulla questione plusvalenze e il caso Osimhen. A molti non fa piacere che il Napoli vinca, che la città di Napoli brilli e che ci sia tanto entusiasmo per le vittorie del Napoli. Quindi chi è rappresentante del male cerca di disturbare il bene che si sta creando in un ambiente. Dobbiamo essere tolleranti con chi nutre invidia e di gelosia nei confronti delle vittorie del Napoli. Il male è sempre in agguato, in tutti i modi si vuole far cadere il mito della grandezza e della luminosità della nostra città e del suo clima e del suo ambiente, insieme alle vittorie. Maradona lo aveva predetto ai napoletani, infatti diceva: imparate a camminare a testa alta perché potete fronteggiare chiunque. Dobbiamo essere organizzati e alleati per vincere e far vincere lo sport. Futuro, nel campo della giustizia qualsiasi cosa può succedere, bisogna sempre aspettare il fischio dell'arbitro, come accade sul campo verde, senza fare pronostici.
A mio avviso però non ci sono elementi o problemi che possano prevedere dei mutamenti sul processo a carico di Aurelio De Laurentiis, ma qualora dovesse accadere, aspettiamo in buona fede le procure legali del caso. Ricordatevi, la giustizia è donna. Le polemiche servono solo per vendere giornali e gli interessi di qualcuno. La notizia è un modo per parlare e ricordare il fatto che il Napoli ha vinto sul campo e ha continuato a fare bene in tutti questi anni. Diciamo che è molto chiaro sia l'esposizione dei fatti per quanto riguarda gli avvocati del Napoli, sia la situazione che così ci fa sapere l'avvocato Pisani, e non c'è praticamente niente per la riapertura delle indagini, caso plusvalenze, ma poi io, come ho detto sempre anche in altri contenuti, perché non è la prima volta che ne parliamo, perché ovviamente non è la prima volta che esce fuori questa situazione, nel caso il Napoli nel futuro, ma sicuramente non in questa gestione della Laurentiis, perché le cose vengono fatte in maniera maniacale e come si deve nel rispetto delle leggi. Nel caso in un futuro dovesse esserci una situazione plusvalenze del Napoli, sicuramente le sanzioni non saranno le stesse che sono state inflitte alla Juventus, ad esempio, per il semplice fatto che in primis alla Juventus era un sistema di plusvalenza e non era un caso sporadico, quindi nel caso dovesse succedere un solo caso sicuramente non puoi avere lo stesso metodo di giudizio. Punto primo. Punto secondo, la Juventus è quotata in borsa. Situazione fondamentale perché ci sono tutte altre regolamentazioni dal punto di vista giuridico se una società è quotata in borsa o no, per i rischi che comunque porti ai soci, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato in altri contenuti, quindi state alla larga dal Napoli, ma il Napoli è grande e vaccinato per poter rispedire al mittente, così come ha fatto anche oggi, le accuse che poi vengono lanciate gratuitamente dal resto dello stivale. La situazione infortuni, Lobotka stiramento un mese fuori, mentre Politano dovrebbe tornare o dovrebbe farcela, speriamo, per quanto riguarda la partita contro l'Inter. Detto questo, a tal proposito il professor Ferretti dice è presto per dare un giudizio sugli infortuni perché ovviamente siamo a inizio stagione. A Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra è intervenuto Andrea Ferretti, ex responsabile dell'area sanitaria della nazionale italiana. Milan Como non è normale giocare aperta, ma non ci interessa perché comunque è una cazzata della federazione proprio che io non accetto di nessuna maniera. Milan Como si va a giocare in Australia, fatti loro. 12 infortuni del Napoli. Le statistiche non si fanno nel breve periodo, bisogna vedere a fine campionato quale sarà l'incidenza del numero e dell'entità degli infortuni. Oggi è difficile dare un giudizio perché magari questi infortuni si concentrano ora e da febbraio in poi non ce ne saranno più. In questo momento può essere preoccupante, ma poi se si compensa rientra tutto nella normalità. Italia, l'alchimia può essere quella giusta, c'è grande entusiasmo per la partita della nazionale che a me comunque interessa relativamente poco. Passiamo alla situazione Rachmani che ci interessa da vicino. Rachmani, la gestione del singolo infortunio dipende da molte cose, magari è già pronto e non hanno voluto rischiare, oggi i medici del calcio sono preparati e attenti. Dobbiamo cercare di evitare le recidive nelle lesioni muscolari perché questo prolunga significativamente i tempi di recupero. Prendersi una settimana in più è un atteggiamento che condivido, non c'è sempre una corrispondenza precisa tra il grado dell'accertamento diagnostico ed i tempi di recupero, per cui dobbiamo essere prudenti. Detto questo, su Rachmani, nel caso il Napoli l'abbia già recuperato, ma non lo sappiamo ancora, e ovviamente ha fatto il suo gioco e giustamente, che condivido in toto, nel caso sia stata questa la scelta, dice ok, ti sei appena rimesso, ma poi ci sono le nazionali, se ovviamente lo dichiari guarito il calciatore, ti chiama la nazionale, va a finire che poi ricadute eccetera e torni nuovamente rotto e a noi non conviene, così come non conviene sicuramente l'infortunio di Lobotka che starà fuori un mese, ma abbiamo una rosa lunga e ampia per poter far fronte a determinate situazioni, anche se il Lobo è fondamentale, sarà fondamentale, ma lo è stato a Napoli, lo è a Napoli, lo sarà a Napoli come lo sarebbe stato e lo è, ecco, nella Slovacchia, comunque in nazionale, calciatore a 360 gradi, un top player che comunque viene a mancare, ma abbiamo
diciamo, come girare a centrocampo, così come puoi metterti diversamente eliminando al limite il playmaker con i centrocampisti che hai, puoi fare tante cose e Conte sa benissimo come gestire determinate situazioni, soprattutto quando ti vengono a mancare perni fondamentali, diciamo, nella squadra del Napoli. Lo abbiamo visto l'anno scorso, lo vedremo sicuramente anche quest'anno, augurandoci però di riuscire ad avere la rosa al completo per quante più giornate possibili, così come ha detto il professor Ferretti. Quando dobbiamo fare le valutazioni bisogna comunque aspettare che finisce l'anno, diciamo, calcistico, e quindi puoi andare a vedere quante giornate hanno saltato i calciatori per infortuni, quali sono stati gli infortuni, se sono tutti muscolari, se ovviamente sono localizzati in determinate zone, così come l'anno scorso gli stessi infortuni per diversi calciatori, se non vado errato Neres, Politano e lo stesso Mazzocchi ebbero lo stesso infortunio l'anno scorso, ma adesso sto andando un po' a memoria, quindi noi dobbiamo fidarci delle parole di addetti ai lavori e luminari del settore, senza sparare frottole e chiacchiere. Sì, ci sono troppi infortuni in casa Napoli, anche a me sembrano che sono troppi, però poi se andiamo a fare il conto, anche l'anno scorso i calciatori del Napoli hanno saltato complessivamente, se non vado errato, 28 giornate contro addirittura la squadra, diciamo, che era sopra al Napoli, se non vado errato era un Milan sotto le 40 giornate, l'Inter sopra le 40 giornate, ma adesso avevo dei numeri alla mano per quanto riguarda questa situazione, ma diciamo che mi sono scappati e vado un attimo a memoria. Comunque il Napoli non è tra le squadre che ha più infortuni durante l'anno e che ha avuto anche l'anno scorso più infortuni durante la stagione. C'è però da considerare, e concludo, la stagione dell'anno scorso il Napoli ha avuto solo il campionato, quindi c'è anche da fare un rapporto in caso tu giochi due o più competizioni o giochi solo il campionato, perché poi le sollecitazioni sono diverse, le giornate che saltano, se io salto 28 giornate, se ho giocatori che hanno saltato, diciamo, complessivamente 28 giornate, non mi posso paragonare alle stesse 28 giornate che poi vengono saltate da calciatori in una squadra che poi gioca la Champions League. È lì che poi dici, una squadra che ha il doppio impegno, gioca la Coppa e competizioni europee, diciamo che le 28 giornate non hanno lo stesso peso specifico, ma quelle della squadra che gioca le coppe risultano molto meno di quelle del Napoli, avendo giocato solo la Serie A. Comunque, numeri alla mano, non siamo la squadra che ha più infortuni nemmeno l'anno scorso né tantomeno quest'anno. Aspettiamo fine campionato per tirare ovviamente le somme e fare il punto della situazione. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.